Una data, il 2021, una scadenza, quella dell'Euro 5. KTM ovviamente aggiorna il motore della sua Super Enduro 1290S, ma non si ferma lì. Tecnologia a bordo, elettronica, comfort di guida e soprattutto il suo DNA, quello rimane ben marcato, cioè la voglia di avventura, la voglia di guidare forte, però questa volta con tanto comfort in più. E allora vi spiego com'è migliorata. La Super Adventure è sempre una KTM, a partire dal motore bicilindrico a V, che di fatto è la firma sulle maxi austriache intorno a cui è stata poi sviluppata la nuova ciclistica, rivisto il posizionamento del serbatoio più in basso, migliorata l'elettronica. Il primo pensiero va naturalmente alla posizione di guida, rivista tantissimo per essere intanto più confortevole e soprattutto per convincere ancora di più nella guida su strada e poi in fuoristrada. Il cambiamento radicale a livello della ciclistica ha permesso di avere adesso l'avantreno più sotto, sentire meglio cosa succede sotto la ruota anteriore e anche al posteriore, avendo un forcellone più lungo che di fatto però non modifica la lunghezza della moto, permette di avere più grip in ogni condizione. E oggi abbiamo trovato anche asfalto bagnato, insomma quel che serve per capire che passi sono stati fatti e in quale direzione si sta muovendo KTM anche con la Super Adventure 1290S. In sella ora oggettivamente ci sali più facilmente, ti senti meglio inserito in sella anche se devi muovere ben 220 kg a secco. Il serbatoio basso e il manubrio più vicino fanno molto anche nelle manovre da fermo e nella conduzione del traffico a bassa velocità. Posizione in sella che conferma la voglia di viaggio, quindi molto confortevole, aiutata anche dal nuovo parabrezza regolabile facilmente, che ha anche la capacità di filtrare alla grande proprio quello che sono le turbolenze dell'aria anche a velocità ben superiore a quelle del codice della strada. Ora più che mai viene voglia di macinare chilometri in sella alla Super Adventure, complice la protezione dell'aria buona e dalla sella che ti sostiene e soprattutto non indolenzisce. Anche il passeggero viaggia comodo, pedane alto e giusto e piano seduta piatto. Oggi si è presentata l'occasione giusta per capire quanto e come si è cambiata la nuova Super Adventure 1290S per diversi motivi, per i percorsi che abbiamo fatto, guidati, veloci, sotto la pioggia, con l'asfalto bagnato, e occasione buona per mettere in pratica tutte le specifiche che questo nuovo modello ha a disposizione, a partire da un'elettronica ancora più sofisticata e frammentata, un comparto sospensioni ancora più interessante, semiattive, e un motore che ancora una volta si conferma un po' il cardine di questo progetto che deriva direttamente dalla Super Duke 1290. Ci sono sempre 160 cavalli e 138 Nm di coppia che rimangono lì ben impressi nella mente e si respirano fin dai primi metri. Il motore bicilindrico di KTM è e rimane un pezzo di artiglieria pesante per come risponde, soprattutto nella configurazione sport, per come allunga, arriva fino a 10.000 giri, per come volendo riesce anche ad essere estremamente generoso girando dai 3.000-3.500 giri in su anche con delle marce lunghe. È un motore che non ha perso la sua identità, che è un po' sempre la caratteristica di KTM, un po' ruvido, un po' rumoroso dal punto di vista meccanico, molto personale e anche affascinante perché guidando sul veloce, grazie anche alla distribuzione dei pesi diversa e alla ciclistica rinnovata, ti viene da pensare che in fondo per certi versi le super sportive o le naked, anche le più bombardate, non abbiano senso di esistere, perché qui sei comodo, sei ben raccolto dietro un cupolino che protegge molto bene dall'aria, anzi l'aria passa sopra che quasi non te ne accorgi, forse si potrebbe migliorare nella zona delle braccia ma è un dettaglio, e poi sei seduto con le braccia aperte vicino al manubrio a te, che vuol dire che senti meglio quello che succede sotto la ruota anteriore, è un gas che reagisce prontamente e trasferisce senza esitare nulla direttamente alla ruota posteriore, complice anche questo rinnovamento delle geometrie che è un po' il passo che stanno facendo tutte le case, più corta davanti, più lunga dietro, meglio bilanciata, meglio distribuito il peso, più facile e baricentro più basso. La Super Adventure rimane comunque super perché quanto a prestazioni è difficile desiderare di più. Ora è anche aiutata da un bilanciamento ciclistico che rende tutto più facile, soprattutto in ogni condizione meteo e superfici che potresti incontrare sotto le ruote. Con le sospensioni semiattive della VP
ci si può davvero sbizzarrire. Affidarsi all'opzione auto, che livella, regola, forcella e monoammortizzatore a seconda del carico e anche a seconda dello stile di guida, sì, perché rileva anche il comportamento dell'acceleratore e sostanzialmente ti offre la migliore soluzione. Poi tu puoi scegliere se avere un piglio più sportivo, basta regolare rapidamente sul comando di sinistra, oppure estremamente confortevole e addirittura adatto alle condizioni di bagnato. La cosa su tutte che mi piace, al di là della scelta del setup street, che fin da subito offre un buon feeling a livello di conforto, e anche auto oggettivamente è un'ottima soluzione, l'anti-dive, cioè quel principio che evita l'affondamento in frenata, oggi secondo me è diventato indispensabile su una moto di questa categoria, perché penso anche alla vita di coppia, quando c'è la frenata improvvisa, al di là del trasferimento di carico, non si ha proprio la sensazione di precipitare in un baratro. Soluzione adottata già in passato e confermata anche oggi, meglio in due però che da soli, perché nella guida sportiva l'avantreno alto rende più fisico e meno naturale l'ingresso in curva. Se penso alla giornata di guida di oggi, quello che emerge guidando la Super Adventure 1290S è che è diventata una moto più amichevole, cioè ci sali e ti senti subito a tuo agio, percorri i primi chilometri e il motore è elastico fin dai bassi, e soprattutto anche questa ridistribuzione dei pesi con il baricentro un po' più basso, complice anche la posizione del serbatoio più bassa, che ricorda ovviamente la famiglia delle 790 ma che ci riporta anche alla famiglia del 950. Cosa mi è piaciuto davvero tanto della nuova KTM è sicuramente il comportamento dinamico, mi è piaciuto l'ingresso in curva, mi è piaciuta moltissimo la trazione della ruota posteriore aiutata da un'elettronica della Bosch efficace e silente, per capire, soprattutto quando abbiamo guidato in condizioni di asfalto bagnato, che il traction control stesse lavorando, configurazione motore comunque da 160 cavalli, dovevo osservare il display, altrimenti non me ne sarei accorto. Segnale che significa che il lavoro dell'elettronica è ottimo, la chiusura delle farfalle ha un'azione morbida e non strozza il motore, non lo soffoca riaprendo gas in modo deciso, e questo è utile sempre nello scenario in cui il motociclista che la usa pensa non soltanto a se stesso ma pensa anche al passeggero, quindi fluidità di marcia. Quando si passa a sport, a livello di erogazione motore, il motore diventa oggettivamente un po' più aggressivo, è rimasto un po' di on-off nella prima apertura di gas, però è proprio il primo pick-up quando si attacca leggermente l'acceleratore, quindi si ruota leggermente e quindi spinge un po' deciso. Elettronica più prudente e definirei quasi invasiva nella configurazione Rain, pensata quando di grip sull'asfalto ce n'è davvero poco. Indubbiamente il motore strozzato a 100 cavalli dimostra di far fatica a tirar fuori il suo carattere, però ha tutto a vantaggio di una guida sicura. E quanto a sicurezza, Bosch con KTM si presenta con il nuovo ACC, Adaptive Cruise Control, di fatto il radar che regola la distanza dai veicoli che precedono nella guida autostradale. Il funzionamento, che sorprende per facilità di gestione, è figlio anche del matrimonio con la nuova piattaforma IMU a 6 assi che gestisce anche il cornering ABS. Sempre in tema di guida, un argomento molto interessante sono le gomme Mitas di primo equipaggiamento. Almeno all'inizio qualche perplessità, poi abbiamo parlato con i tecnici che ci hanno detto che hanno proprio sviluppato insieme alla casa la specifica della propria Adventure. Difatti sulla spalla della gomma c'è scritto ADV, il che significa che è nata e sviluppata proprio per questa moto, e il comportamento è molto buono, grande grip, grande percorrenza di curva e sensazione di controllo anche dell'anteriore da 19 pollici, quindi partito un po' prevenuto su questo tema, in realtà mi sono dovuto ricredere con piacere. Conclusioni: deciso passo avanti anche di KTM con la Super Adventure 1290S, che però non perde di vista la sua strada, anzi la traccia bene pure nell'off-road, molto bilanciata la moto, si guida molto bene in piedi, forse è la migliore della categoria in fuoristrada a livello di bilanciamento pesi. Già, c'era da aspettarselo, del resto per natura KTM ama l'off-road, ora più che mai anche se con la ruota anteriore da 19 pollici. Comodi in piedi sulle pedane, aiutati da mappature dedicate al fuoristrada e traction control specifici, compreso l'ABS che si disattiva sulla ruota posteriore. Onestamente però vi confido che non mi sarebbe dispiaciuto un raggio di sterzata minore per fare inversione di marcia al primo colpo.
Conclusioni: KTM Super Adventure 1290S è un bell'osso duro per questo 2021. Il mercato delle maxi enduro stradali vede quindi l'ingresso di una nuova concorrente, sarà un anno spietato, vedremo delle battaglie pazzesche, anche perché adesso ci si gioca tutto non più solo sull'elettronica piuttosto che sulle prestazioni, ma anche sul feeling che si ha appena si sale in sella a una moto, che è un elemento cardine soprattutto quando si avvicinano anche nuovi motociclisti al mondo delle maxi moto. Mi piace in generale la ciclistica, il comportamento delle sospensioni, la buona protezione all'aria e il comfort, pensando alla sella e a chi ha deciso o deciderà con lei di fare un bel po' di chilometri. Cosa migliorerei? Beh, allora ci sono ancora vibrazioni al manubrio, il bicilindrico del resto le ha, si sentono in modo marcato sopra i 5.000 giri, una presenza leggera tra i 3.500 e i 5.000, però ci sono, che riducono un pochino il comfort di guida sulle lunghe distanze. Mi piace molto il comportamento del parabrezza, anche se protegge un po' meno la parte bassa del torace, e riconosco ancora una volta che gli uomini di KTM puntano al sodo e al risultato, cioè sono moto pragmatiche, poco leziose, nella zona centrale, quella sotto il grosso display, forse ci vorrebbe qualche ricamo in più per renderla un po' più carina, un po' meno vuota, ma a parte questo un lavoro ben fatto. E adesso aspettiamo ovviamente la grande comparativa, le grandi comparative che quest'anno faremo e non solo noi, per discuterne ancora. Comunque, se avete domande, qua sotto a disposizione potete scrivere e rispondere a tutti. Ciao!